Salve a tutti e benvenuti a Meraviglie del Retro Gaming. Nell'ormai lontano marzo del 2020, in occasione del rilascio sul mercato del PC Engine o TurboGrafx Mini, pubblicai una serie di 4 video dedicati ai 57 titoli inclusi nella console. Nei primi 2 trattai i giochi americani e nei rimanenti quelli giapponesi. Alla fine avrei voluto realizzare altri 2 video per parlarvi dei grandi assenti della console, o almeno dei giochi che io avrei voluto vedere inclusi nella sua libreria, ma per motivi di tempo dovetti accantonare il progetto. Adesso, anche se a distanza di più di 3 anni non importa più a nessuno del PC Engine Mini, ho deciso che vale comunque la pena condurvi in un nuovo viaggio alla scoperta di questi affascinanti titoli del passato. Partiamo da The Legendary Axe, action platformer sviluppato da Victor Interactive Software e conosciuto in Giappone come Makyo Densetsu. Il gioco fu distribuito in patria dalla stessa compagnia nel 1988 e approdò in Nord America l'anno seguente per mano di NEC. The Legendary Axe ci metterà nei panni del guerriero Gogan, che combatte per salvare la sua amica Flare, designata dal malvagio culto di Yagu come prossima vittima sacrificale. Nella sua avventura, il nostro eroe potrà contare sui poteri della leggendaria ascia Sting, che attraverso la raccolta di appositi potenziamenti può diventare sempre più forte e maneggevole. Nonostante i poteri a disposizione di Gogan, The Legendary Axe è un gioco tutt'altro che facile, per tutta una serie di motivi. Innanzitutto, quando Gogan muore, la Sting perde i suoi potenziamenti e ripristinarli diventa complicato. I controlli sono efficienti, ma il nostro eroe è piuttosto lento rispetto a ciò che lo circonda, pertanto l'apprendimento della disposizione e dei movimenti dei nemici risulta fondamentale. E infine, il giocatore ha a disposizione solo 3 vite e 3 continui, che per fortuna possono essere aumentati con un trucco. Nonostante appaia evidente che si tratti di uno dei primi giochi apparsi sul TurboGrafx, The Legendary Axe presenta un aspetto piuttosto gradevole, che fa della varietà delle ambientazioni e del contrasto tra i colori i suoi punti di forza. Un discorso simile vale anche per il comparto musicale, le cui tracce sfruttano a dovere le qualità del chip sonoro del PC Engine, esibendo una ricchezza improponibile sul Famicom. A dispetto della difficoltà, The Legendary Axe risulta un gioco d'azione molto divertente e ricco di personalità, e oserei dire che almeno in Occidente si tratta di uno dei 5 titoli più rappresentativi del TurboGrafx. Nel 1990 fu pubblicato da NEC Legendary Axe 2, noto in Giappone come Hankoku Densetsu e nuovamente creato da Victor Interactive Software. Nonostante si tratti di un seguito vero e proprio, questo titolo introduce una quantità tale di novità da sembrare un gioco del tutto indipendente. La prima consiste nel fatto che il principe Sirius, il nostro eroe, oltre all'ascia può contare in qualsiasi momento anche sul supporto di una spada e di una mazza chiodata. L'ascia rappresenterà ovviamente l'arma più vigorosa e dal raggio d'azione più ridotto, la mazza chiodata sarà la scelta più versatile ma meno potente e la spada avrà caratteristiche intermedie. A differenza di quanto avveniva nel primo capitolo, ciascuna arma non necessiterà di una piccola pausa tra un colpo e l'altro per recuperare la sua potenza. Quest'ultima sarà fissa e potrà essere aumentata fino a 4 volte tramite la raccolta di appositi power-up. Il giocatore avrà a disposizione anche un numero limitato di attacchi speciali, effettuabili con il tasto Run. Un altro aspetto che ha subito delle modifiche rispetto al predecessore è il feeling con i controlli di gioco. Stranamente, in Legendary Axe 2 l'esecuzione dei salti risulta meno precisa, ma nel complesso la situazione è migliorata, grazie soprattutto alla maggiore rapidità d'attacco del protagonista. Nonostante la riproposizione dei 3 continui del primo Legendary Axe, questo sequel presenta una difficoltà ridimensionata
un po' a causa del level design e un po' per la possibilità di usare armi diverse per ogni occasione e di raccogliere una grande quantità di vite extra. Oltre alla giocabilità, a subire pesanti modifiche in Legendary Axe 2 è stato anche il tono delle atmosfere, decisamente più tetro sia nell'aspetto grafico che dal punto di vista sonoro. In definitiva, nonostante i cambiamenti, questo sequel riesce a regalare un'esperienza ed una qualità simili a quelle del primo Legendary Axe, e a mio avviso risulta persino più godibile di quest'ultimo. Ad ogni modo, entrambi rappresentano due tra i migliori titoli disponibili per il TurboGrafx 16, e da Konami mi sarei aspettato l'inclusione di almeno uno dei due nella libreria del PC Engine Mini. A seguire abbiamo Bloody Wolf, titolo sviluppato da Data East e rilasciato originariamente per cabinato da Sala Giochi nel 1988 e noto in Europa come Battle Rangers. La sua distribuzione su TurboGrafx avvenne ad opera di NEC nel 1989 in Giappone e nel 1990 in Nord America. Bloody Wolf è un run and gun con visuale dall'alto e presenta un gameplay che ricorda da vicino titoli come Commando del 1985. All'inizio del gioco dovremo scegliere di prendere il controllo di uno di due guerrieri, Eagle e Snake, e ci verrà affidato l'incarico di salvare il presidente, rapito dal nemico. Nel corso delle 8 missioni del gioco, i nostri eroi potranno attaccare le truppe nemiche con coltello, fucile ed un numero limitato di granate. Salvando ostaggi e aprendo casse sarà possibile raccogliere medicine e armi più potenti, che però avranno munizioni limitate. Il giocatore potrà persino guidare una moto, capace addirittura di saltare, come nei Mercenari 2. La notevole varietà delle ambientazioni e delle situazioni da affrontare rende Bloody Wolf un titolo avvincente. Alcune sezioni risulteranno piuttosto impegnative, ma grazie alla presenza di continui illimitati, il loro superamento sarà solo una questione di tempo e regalerà una certa gratificazione. Sfortunatamente, rispetto all'originale per cabinato, la versione per TurboGrafx manca della modalità cooperativa a 2 giocatori, e ciò rappresenta una lacuna abbastanza grave, colmata solo in minima parte dall'aggiunta di uno stage inedito. Quando ci si trova in presenza di un elevato numero di nemici e proiettili, il titolo patisce inoltre la comparsa di vistosi e fastidiosi rallentamenti. Sul piano tecnico, Bloody Wolf esibisce una realizzazione grafica discreta, tutto sommato in linea con la data di rilascio del gioco, e sfoggia una colonna sonora estremamente curata, con brani capaci di ricreare al meglio l'atmosfera di un campo di battaglia e di mantenere adrenalinica l'esperienza di gioco. In generale, nonostante alcune lacune degne di nota ed una qualità lontana da quella di concorrenti come Contra, Bloody Wolf rimane un titolo capace di regalare un'esperienza divertente e gratificante, che presenta il merito di riuscire a riproporre i cliché dei film d'azione degli anni '80 in un modo che funziona, e di essere uno dei pochissimi giochi a colmare l'assenza di run and gun nella libreria del TurboGrafx. Per questi motivi vi consiglio di provarlo. Il prossimo gioco è Keith Courage in Alpha Zones, creato da Hudson-Soft e pubblicato in Nord America da NEC nel 1989. In Giappone, dove fu distribuito l'anno precedente dalla stessa Hudson-Soft, questo action platformer è noto come Mashin Eiyu Den Wataru ed è tratto dall'omonima serie di anime. In Keith Courage, ciascuno degli stage è suddiviso in 2 zone. Nell'Overworld, ossia il mondo esterno, il giocatore controllerà il normale Keith e potrà visitare negozi e farmacie per acquistare armi e ripristinare la sua salute. Invece, nel mondo sotterraneo, il ragazzo dovrà affrontare dei boss e indosserà la sua Nova Suit, diventando decisamente più rapido e potente. Sul piano della giocabilità, il gioco presenta numerose e gravi lacune. Innanzitutto, la forma umana di Keith si muove con una lentezza disarmante, mentre all'interno della Nova Suit diventa tanto veloce da renderne persino difficile il controllo, soprattutto nei salti. Il design dei livelli, con la sua ripetitività e linearità, risulta generalmente fiacco e spesso presenta elementi che lo rendono estremamente frustrante.
Mi riferisco soprattutto al tasso di ricomparsa dei nemici, che in certi punti è eccessivamente elevato, e all'abbondanza di aree in cui il giocatore dovrà saltare nel vuoto, con alte probabilità di cadere su spine che lo uccidono istantaneamente. Sebbene all'inizio sorprenda per il buon livello di dettaglio e per una certa vivacità dei colori, presto l'aspetto grafico del titolo lascia spazio alla ripetitività e alla mancanza di ispirazione, evidenziata soprattutto dal pessimo design di alcuni nemici. Sul piano sonoro, Kid Courage propone effetti sonori spesso inappropriati e tracce musicali che a lungo andare diventano snervanti. Ma il jingle che parte quando Kid indossa la tuta? Lo adoro. In definitiva, se si tratta di un gioco assolutamente mediocre, perché mi sorprendo dell'esclusione di Kid Courage in Alpha Zones dalla libreria del PC Engine Mini? La risposta è semplice, perché si tratta del gioco che nei primi anni veniva venduto insieme al TurboGrafx. Magari Konami ha deciso di tralasciarlo perché in Giappone non era così importante, oppure, visto il suo legame con il rispettivo anime, ha avuto difficoltà ad ottenere la licenza, ma credo che per la sua importanza storica Kid Courage meritasse di essere incluso. Proseguiamo con Bonk 3, Bonk's Big Adventure, il cui sviluppo, anziché nuovamente a Red Company, fu affidato alla software house AI Co. Il suo rilascio avvenne nel 1993, in Giappone per mano di Hudson-Soft ed in Nord America ad opera di Turbo Technologies. Inoltre, nel 1994 uscì in Occidente una sua versione su CD, e per quanto ne sappia, si tratta dell'unico gioco della console ad essere stato pubblicato in entrambi i formati. Dato che, a parte per la qualità delle musiche, la versione per Turbo 2 risulta paradossalmente inferiore, quella che prenderemo in analisi sarà l'originale su U-Card. In sostanza, Bonk 3 offre una formula molto simile a quella dei suoi predecessori, ma introduce alcune novità allo scopo di portare una ventata di freschezza alla serie. La prima consiste nella necessità di far mangiare a Bonk delle caramelle che lo faranno rimpicciolire o ingrandire, in modo da riuscire a oltrepassare determinati ostacoli. La seconda è rappresentata dalla minore linearità degli stage, che mostrano una struttura labirintica, anche troppo. Ma la novità di gran lunga più importante è l'introduzione di una modalità multiplayer cooperativa, che permette al giocatore di affrontare l'avventura al fianco di un amico. Nonostante si tratti probabilmente del capitolo meno acclamato della serie, personalmente preferisco Bonk 3 a Bonk's Revenge, soprattutto perché qui i nemici sono generalmente meno imprevedibili e fastidiosi. L'unico punto debole del gioco è costituito a mio avviso dai bonus stage, che almeno all'inizio risultano poco accessibili e divertenti. Ad ogni modo, come i suoi predecessori, Bonk 3 rappresenta un buon platform, e pare strano che Konami abbia deciso di non completare la trilogia all'interno della sua console mini, soprattutto perché con l'acquisizione di Hudson-Soft avrebbe già dovuto detenerne i diritti. Devil's Crush è un gioco di flipper sviluppato da Compile e pubblicato nel 1990. Si tratta del seguito di Alien Crush, uno dei giochi di cui vi ho parlato presenti nel TurboGrafx Mini, e fu distribuito in Giappone da Naxatsoft ed in Nord America da NEC. Come nel predecessore, in Devil's Crush ritroviamo una fisica dei movimenti della palla abbastanza realistica, e anche qui il giocatore potrà decidere la difficoltà della partita, scegliendo tra una palla lenta ed una veloce. Questo secondo capitolo rappresenta un miglioramento rispetto ad Alien Crush, praticamente sotto ogni aspetto. Innanzitutto, il tavolo da gioco è composto da 3 schemi anziché dai 2 del prequel, e ciascuno di essi sfoggia una maggiore varietà e vitalità, grazie soprattutto ad una notevole cura dei dettagli e alla scelta di uno stimolante tema fantasy. Il passaggio della palla tra uno schema e l'altro non avviene più con un secco cambio di inquadratura, bensì con uno scorrimento fluido, che risparmia al giocatore il fastidio di brevi ma frequenti interruzioni. Il tema musicale principale stavolta è uno solo, ma risulta tanto avvincente da non far rimpiangere affatto i 2 presenti in Alien Crush. E infine, in questo seguito sono stati introdotti un sistema di password ed uno di salvataggio, che permettono al giocatore di riprendere la partita più o meno dal punteggio e dal numero di palle che aveva ottenuto.
Dunque, sebbene Alien Crash costituisca già un ottimo gioco di flipper, Devil's Crash avrebbe rappresentato una scelta decisamente migliore per l'inclusione nel TurboGrafx Mini. L'unico motivo per cui probabilmente Konami abbia preferito il primo è che si tratta di un titolo esclusivo del PC Engine, mentre questo seguito approdò anche sul Mega Drive con il nome Dragon's Fury. Andiamo avanti con Die Hard, gioco d'azione creato dallo studio Peckin Video e distribuito dall'editore Nikon Bussen nel 1990. Nonostante sia basato sul celebre film americano Trappola di cristallo, questo titolo fu rilasciato esclusivamente in Giappone e anche se è stato sviluppato dalla stessa software house, è completamente diverso dal gioco approdato sul NES. Die Hard è un run and gun con visuale dall'alto e ripercorre le peripezie affrontate da John McClane per sgominare la banda di terroristi guidati da Hans Gruber. Tuttavia, la prima cosa che potremo notare sarà che il gioco non è molto fedele agli eventi del film, in quanto i primi stage avranno luogo in ambienti naturali anziché nel grattacielo Nakatomi. E nel film non ricordo esattamente la scena in cui John perde un occhio. Ah, rieccolo lì! Al di là della scarsa fedeltà alla pellicola, Die Hard offre una giocabilità semplice e divertente, molto simile a quella che abbiamo visto in Bloody Wolf. Durante la sua avventura, John potrà raccogliere diverse armi, medicine e giubbotti antiproiettile, che aiuteranno il giocatore ad avanzare in maniera spedita, senza preoccuparsi eccessivamente dei colpi subiti. Le uniche lacune sono rappresentate dalla presenza di un limite di tempo in ogni stage, dalla disponibilità di sole 5 vite in totale e soprattutto dalla frustrante struttura labirintica del terzo livello. Se non vi segnerete la strada da seguire, arrivare alla fine di questo stage sarà un vero e proprio incubo. Ad accompagnare la divertente giocabilità troviamo un comparto grafico un po' indietro con i tempi, ma ben colorato e capace di sfoggiare piccoli dettagli come il sangue delle ferite di John, ed una colonna sonora un po' ripetitiva ma calzante con le atmosfere del gioco. In generale, nonostante qualche pecca e la barriera linguistica, Die Hard rappresenta un buon run and gun, capace di regalare un'esperienza di gioco decisamente appagante. Visto anche che si tratta dell'unica alternativa sulla console a Bloody Wolf e Last Alert, vi consiglio assolutamente di dargli un'occhiata, ancor meglio se con la patch in inglese. Il prossimo della lista è Dragon Slayer The Legend of Heroes, gioco di ruolo a turni sviluppato da Falcom che debuttò alla fine del 1989 sull'NEC PC 8801. Negli anni seguenti il titolo approdò su svariate piattaforme dell'epoca e Hudson ne pubblicò una trasposizione per il TurboGrafx CD che uscì nel 1991 in Giappone e nel 1992 in Nord America. Dragon Slayer The Legend of Heroes rappresenta il sesto capitolo della saga Dragon Slayer e diede inizio ad una sua sottoserie, The Legend of Heroes, che prosegue anche al giorno d'oggi. In questo titolo il giocatore controlla il giovane principe Logan, confinato per motivi di sicurezza nel piccolo villaggio di Exile finché non raggiungerà l'età necessaria per succedere al padre, morto in battaglia molti anni prima e sostituito momentaneamente dal barone Drax. Così come la saga di Is, altra opera di Falcom, Dragon Slayer accoglie il giocatore con un filmato introduttivo di ottima qualità e contiene numerosi dialoghi doppiati. Le voci risultano ben chiare, ma sfortunatamente, a differenza di Xbox One and 2, la qualità del doppiaggio è amatoriale. My Lord Drax, I bring you Prince Lugan. Ah, my dear Prince, welcome to Castle Sylvan. Le tracce musicali sono piacevoli e adeguate ai rispettivi contesti, ma purtroppo mancano dell'inarrivabile fascino di quelle di Is. La grafica di gioco, in opposizione a quella delle sequenze animate, esibisce un livello di dettaglio abbastanza basso, ma considerando che si tratta di un port di un titolo vecchio di qualche anno, si tratta di una cosa normale. Sul piano della giocabilità, infine, almeno nelle prime fasi, Dragon Slayer offre esattamente ciò che vi aspettereste da un titolo di questo genere.
Degna di nota però è la possibilità, dopo una sconfitta, di riprendere la partita dalla città più vicina o dall'inizio della stessa battaglia. In definitiva, nonostante si tratti di un JRPG a turni solo discreto, Dragon Slayer rappresenta uno dei pochissimi esponenti del genere approdati sui TurboGrafx occidentali, e per il PC Engine Mini sarebbe risultata una scelta decisamente migliore di Jaseiken Necromancer. Proseguiamo con Dragon's Curse, action platformer creato da Hudson e distribuito da NEC nel 1991, conosciuto in Giappone con il nome Adventure Island. Come alcuni di voi sapranno, si tratta della conversione per TurboGrafx del famoso Wonder Boy 3 The Dragon's Trap, rilasciato da Sega 2 anni prima sul Master System. All'inizio di Dragon's Curse, Wonder Boy, qui rinominato U-Man, si ritrova nel dungeon finale di Wonder Boy in Monster Land, ossia il capitolo precedente. Qui, dopo aver sconfitto il terribile Mega Dragon, il nostro eroe viene colpito da una maledizione che lo trasforma in un uomo lucertola. Per poter tornare alla sua forma umana, dovrà sconfiggere 5 draghi e recuperare la magica Salamander Cross. In Dragon's Curse, il giocatore si muoverà all'interno di un mondo aperto, ricco di ramificazioni, e potrà raccogliere chiavi e denaro con cui potenziare il proprio equipaggiamento. Ogni volta che U-Man sconfiggerà un drago, verrà trasformato in un'altra creatura, le cui nuove abilità, insieme alle chiavi raccolte, sbloccheranno progressivamente le aree prima inaccessibili. Talvolta, l'abbondanza di percorsi alternativi può creare una certa confusione su dove bisogna andare, ma in generale esplorare la mappa di gioco risulta divertente e appagante. E per fortuna, nel corso dell'avventura il giocatore potrà fare affidamento su continui illimitati e su funzionalità di salvataggio, sia tramite password che sulla memoria del TurboGrafx CD. Dal punto di vista tecnico, Dragon's Curse rimane fedele al coloratissimo comparto grafico del gioco originale, ovviamente con un maggior livello di dettaglio, e ripropone le stesse vivaci e calzanti tracce musicali, finalmente libere dal perforante tono del chip sonoro del Master System. Considerando che Wonder Boy 3 è uno dei giochi più apprezzati sulla console Sega, l'ottima qualità di questo port per il TurboGrafx non sorprende affatto. Vederlo nella libreria del PC Engine Mini sarebbe stato fantastico, ma sfortunatamente poco realistico. Infatti l'editore Dotemu aveva pubblicato una versione remastered di Wonder Boy 3 meno di 2 anni prima, ed era improbabile che concedesse a Konami i diritti per includerlo nella console. Dungeon Explorer 2 è un action RPG con visuale dall'alto, sviluppato e pubblicato da Hudson nel 1993 sul TurboGrafx CD. Seguito di Dungeon Explorer, di cui vi ho parlato nel video sulla line-up di giochi americani del PC Engine Mini, a prima vista questo titolo sembra praticamente identico al predecessore. Tuttavia, al di là della grafica di gioco, rimasta più o meno invariata, Dungeon Explorer 2 migliora ogni aspetto dell'originale. Innanzitutto, il passaggio da U-Card al formato CD ha reso possibile l'introduzione di una presentazione decisamente più accattivante, con sequenze animate, dialoghi doppiati, sfortunatamente non benissimo, ed una colonna sonora ricca di tracce che, sebbene non sempre adeguate alle situazioni, rientrano tra le migliori in assoluto nel catalogo del TurboGrafx. Sul piano della giocabilità, Dungeon Explorer 2 presenta una maggiore varietà delle ambientazioni e un grado di sfida decisamente minore rispetto al primo capitolo, e permette di salvare comodamente la partita sulla memoria della console. In virtù di tali migliorie, Dungeon Explorer 2 regala un'esperienza di gioco decisamente più godibile del suo predecessore, e come avevo accennato l'altra volta, avrebbe pertanto costituito una scelta decisamente migliore per l'inclusione nel TurboGrafx Mini. Chissà, forse Konami aveva paura di far arrabbiare gli Earth, Wind & Fire.
A seguire abbiamo Exile, action RPG creato da Telenet e rilasciato per il TurboGrafx CD da Working Designs nel 1992. Si tratta in realtà del remake di un gioco uscito nel 1988 per alcuni home computer giapponesi, chiamato XZR2, e nel 1991 ne è uscita anche una versione per il Mega Drive. A differenza di molti altri giochi disponibili per il TurboGrafx CD, Exile presenta un filmato introduttivo realizzato con una certa pigrizia, che consiste in una semplice serie di immagini statiche ed è accompagnato da un doppiaggio piuttosto scadente. Una volta avviata la partita, il giocatore si troverà in un piccolo villaggio, all'interno del quale la giocabilità sarà quella di un normale gioco di ruolo con visuale dall'alto. Qui il giocatore verrà seguito dai propri alleati e potrà acquistare potenziamenti, oggetti curativi e articoli di altro tipo. Tuttavia, al di fuori delle città, il gameplay cambia completamente, passando a quello di un action RPG a scorrimento laterale come Kadash e Wanderer's Promise. Nei dungeon controlleremo solo il protagonista, Sadler, e il livello di difficoltà iniziale potrebbe risultare scoraggiante. Dopo aver compreso le meccaniche di gioco ed il fatto che conviene dedicarsi a qualche minuto di grinding, l'avventura diventa decisamente più accessibile e acquisisce un fascino che induce il giocatore a proseguire. Salvare il gioco sulla memoria della console sarà possibile in qualsiasi momento, tranne che nei dungeon. Per quanto riguarda la realizzazione tecnica, Exile esibisce un comparto grafico di discreta fattura, caratterizzato da animazioni un po' legnose, ma da un buon uso dei colori, ed una colonna sonora costituita da tracce orecchiabili e ben arrangiate, ma non proprio memorabili. In generale, dunque, anche grazie al fascino della sua atmosfera arabeggiante, Exile rappresenta un titolo molto interessante, e personalmente avrei preferito includere questo al posto di Kadash. Sadler, you can't trust him. This is just a trap set by the Clispins. If this is a snare to pain, I'll strangle you with your entrails. Procediamo con Final Lap Twin, gioco di corse sviluppato da Nova Games e Namco, pubblicato da quest'ultima per i PC Engine nipponici nel 1989 e distribuito l'anno successivo in Nord America da NEC. Il titolo, spin-off del classico per cabinato Final Lap, mette a disposizione 3 modalità di gioco. La prima consiste nel classico torneo a giocatore singolo, in cui per accedere alla gara successiva bisogna di volta in volta classificarsi tra i primi 6 posti. La seconda modalità è quella multiplayer a 2 giocatori, e infine abbiamo l'opzione di gran lunga più interessante e innovativa. Sto parlando della Quest Mode, che analogamente a quella già introdotta in World Core Tennis, consiste in un originalissimo mix tra gioco sportivo e gioco di ruolo. La Quest Mode ci metterà nei panni di un ragazzo che desidera seguire le orme del padre e diventare il miglior pilota del mondo. Il giocatore potrà vagare liberamente per la mappa, dove dovrà affrontare diversi sfidanti e spendere il denaro vinto per migliorare la propria vettura. Le meccaniche da gioco di ruolo rendono la Quest Mode la più stimolante e longeva tra le opzioni offerte da Final Lap Twin, e l'unica sua pecca consiste nel fatto che sarà sufficiente perdere anche una sola sfida per essere rispediti alla città natale del protagonista. Per quanto riguarda la presentazione grafica, il gioco è caratterizzato da una netta contrapposizione qualitativa tra le sezioni di corsa e quelle esplorative. Durante le gare vedremo circuiti abbastanza poveri di dettagli, ma considerando che ogni gara sarà a schermo condiviso, la resa grafica del gioco si rivela sorprendentemente efficace nel trasmettere il giusto senso di velocità. Al di fuori delle corse, invece, l'aspetto visivo sarà estremamente scarno, paragonabile a quello di un gioco per NES. Analogamente, la colonna sonora è composta da tracce che, seppur gradevoli, non sfruttano affatto il potenziale del chip sonoro del PC Engine. Ad ogni modo, a dispetto della realizzazione tecnica a tratti primitiva, Final Lap Twin rimane un gioco di corse di gran lunga più accattivante e appagante di Moto Roader e Victory Run. Final Soldier è il terzo capitolo della serie Star Soldier, creato da Now Production e rilasciato da Hudson Soft nel 1991.
A differenza del predecessore Superstar Soldier e del seguito Soldier Blade, questo titolo rimase entro i confini nipponici ed è approdato in occidente solo molti anni dopo in formato digitale. Final Soldier, come da tradizione della saga, presenta una campagna principale e 2 modalità a tempo, ed in più introduce un'inedita opzione di setup, in cui è possibile personalizzare il comportamento di ogni singolo tipo di power-up disponibile. Il giocatore potrà contare sul supporto di 4 categorie di potenziamenti primari, missili e fino ad un massimo di 2 opzioni, che possono essere sacrificate per eseguire potenti attacchi speciali. Nonostante un grado di difficoltà significativamente ridotto rispetto al prequel, Final Soldier offre una giocabilità ricca di intensità, e questo lo rende uno shoot 'em up decisamente più accessibile e godibile per i neofiti del genere. Al contempo, però, la relativa facilità potrebbe smorzare l'interesse dei veterani, che infatti tendono a considerare questo terzo capitolo il più debole della serie. La qualità tecnica del comparto grafico di Final Soldier si attesta su buoni livelli, ma rimane un po' troppo ancorata agli standard del predecessore. Le tracce musicali, invece, pur non raggiungendo il fascino di quelle del seguito Soldier Blade, contribuiscono in modo determinante a mantenere adrenalinica l'esperienza di gioco. In definitiva, ritengo che Final Soldier sia un esponente più che degno della sua serie, e probabilmente nel PC Engine Mini avrei incluso questo anziché Superstar Soldier. Il prossimo gioco è Forgotten Worlds, shoot 'em up originariamente rilasciato da Capcom per cabinato da sala giochi nel 1988 e successivamente convertito per numerose piattaforme. La versione di cui vi parlerò oggi, ossia quella per il PC Engine Super CD-ROM uscita nel 1992, fu sviluppata sempre da Capcom, ma distribuita da NEC. Nonostante l'abbondanza di shoot 'em up nella libreria della console, Forgotten Worlds presenta alcune caratteristiche che lo aiutano a distinguersi dalla concorrenza. Innanzitutto, anziché la solita navetta spaziale, in questo titolo comanderemo uno di 2 soldati muniti di jetpack, capaci di sparare premendo il tasto 2. La principale particolarità del gioco consiste nella possibilità di far ruotare il nostro protagonista, in senso orario con il tasto 1 ed antiorario con il tasto Run. Sfortunatamente tale meccanica, studiata per controlli da cabinato, si adatta poco efficacemente ai normali controller e rimane scomoda da usare anche dopo un po' di pratica. Un'altra peculiarità di Forgotten Worlds è rappresentata dalla convivenza delle sezioni a scorrimento orizzontale con occasionali parti a scorrimento verticale. Inoltre, in ogni stage sono presenti negozi in cui è possibile acquistare salute e potenziamenti. La scarsa versatilità dei controlli, la grandezza dello sprite del protagonista e la presenza di sole 3 vite e 3 continue rendono Forgotten Worlds un titolo dalla difficoltà abbastanza elevata. Tuttavia, il level design e le battaglie con i boss riescono a mantenere vivo l'interesse del giocatore e a indurlo a riprovare. Sul piano grafico, il titolo presenta una realizzazione semplice, ma che risulta fedele all'originale per cabinato ed evita di provocare rallentamenti. Le tracce musicali che accompagnano l'avventura sono generalmente di buona qualità, ma le scene di intermezzo sono caratterizzate dalla presenza di voci assolutamente orrende, che forse risultano più comprensibili in giapponese che in inglese. Ha! The Dust Dragon is no match for us. It didn't take much to get rid of him. Comunque, a prescindere da alcuni limiti tecnici e della giocabilità e dalla grave assenza della modalità multiplayer, Forgotten Worlds rimane un titolo molto originale e interessante, che per la sua capacità di distinguersi avrebbe certamente meritato un posto nella libreria del PC Engine Mini.